Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo qui a Barcellona, in Ciudad Vella, per andare a scoprire 4 delle migliori pasticcerie che fanno croissant. Elborn è uno dei quartieri più affascinanti e vivaci di Barcellona, situato nel distretto Ciudad Vella, tra il quartiere gotico e la Barceloneta. Ma oggi sono qui per dimostrarvi che Barcellona non è solo tapas e paella. Per Andiamo a iniziare vedere. ci troviamo da Brunelles, una delle pasticcerie più eleganti e storiche di Barcellona. I loro croissant fanno venire voglia di morderli solo a guardarli. La loro proposta è un croissant classico ma elegante. Andiamo dentro a vedere cosa ci propongono. Situata nel quartiere Elborn, Brunelles nasce nel 1912 come forno di quartiere, ma ancora oggi mantiene un forte legame con la tradizione, pur avendo saputo rinnovarsi negli anni grazie a una visione moderna della pasticceria artigianale. L'ambiente conserva un'anima storica, spazi piccoli, vetrine classiche, laboratorio a vista e quell'atmosfera da forno di una volta che profuma di burro e impasto appena sfornato. Essendo una pasticceria, all'interno possiamo trovare pan chocolat, ensaimadas, coca catalana, essendo in Catalunya, pani artigianali e via dicendo, ma sicuramente il loro cavallo di battaglia è il croissant al burro. Quest'ultimo infatti per ben 2 anni ha fatto vincere il prestigioso concorso come miglior croissant artigianale al burro di Spagna. Questo è quello al burro, andiamo a vedere. Questo è il croissant al burro, sembra quasi dorato, cavolo. Esterno super croccante, sfogliato al punto giusto, dimensioni piccoline, però secondo me ne vale comunque la pena. Ha vinto il premio del miglior croissant al burro nel 2024 di tutta Spagna. Andiamo a vedere se realmente è questa bontezza. Quality test. Dentro l'alveolatura è bella, importante, quindi ha superato il test. Davvero si scioglie in bocca, super buono. Ma ora andiamo a assaggiare la vera chicca, croissant al burro al pistacchio. Guardate che precisione nel riporre la crema sul croissant. Non lo so, ho già la colina in bocca. Andiamo all'assaggio. Ma guardate il pistacchio sopra, favoloso. Andiamo. Questo devo dire che è buono, perché è buono, però me l'aspettavo diverso. La crema dentro è fredda. Prima il croissant al burro era bello caldo, si sentiva che era stato appena sfornato. Questo invece devo dire che non lo so, non lo sento fresco come quello di prima, e la crema dentro al pistacchio super buona, non troppo prevalente rispetto al gusto del croissant, quindi ci sta come proporzione, però devo dire che se fosse stato caldo sarebbe stata un'altra sensazione forse. Ma prima di andare avanti riguardiamo per un'ultima volta la struttura iconica e perfetta di questo croissant. Per me è favolosa. Per questi 2 croissant abbiamo speso 7,50 €, 5 per quello un po' più speciale e 2,50 € per quello tradizionale al burro. Devo dire che 2,50 € per quello tradizionale è anche poco, ne valeva sicuramente molto di più.
I 5 euro per quello un po' più speciale sicuramente ne valevano, perché la materia prima è ottima, è buonissima, gli ingredienti favolosi, però la pesantezza e il fatto che fosse freddo non mi ha entusiasmata troppo. Ma passiamo ora alla prossima pasticceria. Entrare da Hoffman significa entrare in un luogo dove nulla è casuale. Tutto comunica precisione e rispetto assoluto per la tecnica. Siamo da Hoffman, una delle migliori pasticcerie di Catalogna, una delle più antiche e straordinarie. Sono famosi principalmente per le loro creazioni creative ma anche tradizionali. Infatti andiamo ad assaggiare il loro croissant. Già dall'esterno si percepisce lo stile moderno ed elegante che la pasticceria vuole trasmettere. Possono entrare solamente 6 clienti alla volta per poter dedicare a ciascuno la giusta attenzione. Le vetrine vengono ordinate come se esponessero gioielli esclusivi. Infatti la sensazione è quella di trovarsi. Essendo in periodo natalizio, all'interno sono presenti per la maggioranza panettoni, pandori e creazioni natalizie di cioccolato, ma ovviamente non possono mancare la piccola cioccolateria, le monoporzioni e le varie torte moderne. Hoffman quindi risulta essere una tappa obbligatoria per chi vuole capire il lato più sofisticato della pasticceria di Barcellona, proprio perché la sua filosofia lavorativa si basa su principi fondamentali come seguire la tecnica precisa e rigorosa appresa dalle grandi scuole di pasticceria francesi, avere il controllo assoluto delle temperature e delle lavorazioni e usare materie prime di alta qualità. Qui da Hoffman abbiamo preso sempre un cornetto classico, questo meno dorato, però sempre molto croccante, un po' meno di quello di prima. Sembra proprio una sfoglia differente rispetto a quella di prima, però andiamo all'assaggio. La boqueria sta in la Rambla, si chiama. Vai. Anche qui abbiamo un'alveolatura importante. Il gusto del croissant si sente che sa da burro, però molto meno rispetto a quello di prima. Sembra quasi più secco e si sente che è un croissant come da accompagnare con un caffè, un tè, qualcosa da bere insomma. Però molto valido anche questo. Passiamo adesso al croissant un po' più creativo. Questa volta siamo andate su un croissant salato. Abbiamo preso formaggio e prosciutto. Fuori è ricoperto di formaggio, ha fatto come una crosticina ed è super invitante. La dimensione è più compatta ed alta, però la mia aspettativa è sempre altissima. Silvina, non ti preoccupare. Tra quelli che abbiamo assaggiato fino ad ora, per me questo vince a mani basse. È super friabile, caratteristica che ha Hoffman nei suoi croissant. Il ripieno rende il croissant salato una cosa deliziosa. Il formaggio, oltre ad essere stato messo fuori come crosticina croccante, è stato messo anche dentro ed è super filante. Il prosciutto si sente che è di qualità e non è quello da supermercato, ma la morbidezza di questo croissant non me l'aspettavo.
Sarà che io sono un po' di parte per le cose salate, ma questo era davvero speciale. Ora ci siamo leggermente spostate, ci troviamo a nord della città, da Mervier Canal, pasticceria artigianale attiva dal 1970. È una delle più famose qui in città e delle più storiche. Questa pasticceria ha vinto e vince ogni anno un sacco di premi, tra cui quest'anno nel 2025 ha vinto miglior croissant di Spagna e di Catalogna. Quindi sono super curiosa, andiamo dentro a vedere cosa c'è da proporci. La pasticceria Mervier Canal è una realtà relativamente giovane, ma già molto rispettata nel panorama gastronomico di Barcellona, soprattutto tra gli amanti dei lievitati di scuola francese. È considerata una delle pasticcerie più tecniche e coerenti della città. La filosofia di questa pasticceria è qualità prima della visibilità ed ecco spiegato il perché dell'ubicazione leggermente decentrata, ma soprattutto Mervier Canal non cerca di impressionare con l'estetica del locale, ma con la precisione assoluta di ciò che viene servito. Ed eccoci qui, anche questa volta andremo ad assaggiare 3 dei loro croissant. Il primo è il classico al burro, mentre gli altri 2 sono 2 capolavori creativi. Uno è al lemon pie, mentre il secondo è al cioccolato bianco. Andiamo all'assaggio. Eccoci qua, abbiamo preso 3 tipologie di croissant, quello il classico al burro, croissant lemon pie, questo sembra davvero una specialità, e poi abbiamo croissant alla cioccolata bianca, sembrano tutti buonissimi, la forma perfetta, super sfogliati, esternamente un colore super dorato. Andiamo all'assaggio. Questa volta sono preparata e mi sono fatta dare un coltellino. Alveolatura da paura, ma si sente proprio che è ben alveolata, infatti l'aria compensa la quantità di burro, che non è esagerata, quindi secondo me è molto buono. Non è secco, ben equilibrato. Andiamo a vedere il lemon pie. Mi aspettavo più crema, forse ce l'ha solo su un lato, l'altra non ne ha troppa, ma andiamo dopo all'assaggio. Invece questo ricoperto di cioccolata sia esternamente che ripieno internamente. Questa sembra una vera bombetta. Ma ora andiamo all'assaggio di questo col cioccolato bianco. Il croissant al cioccolato bianco è buono, però è molto pesante. Avendo la cioccolata sia esterna che interna, va a appesantire un po' il tutto, è tutto un po' troppo dolce e diciamo che forse avrei preferito qualcosa di più leggero. Ora andiamo a assaggiare il croissant lemon pie, esternamente molto lucido, croccante, e gli hanno messo anche le meringhe a riportare alla torta lemon pie. Andiamo all'assaggio. Quality test. La punta di acido del limone va subito a contrastare la dolcezza del croissant. Questo è super buono, merita. Andiamo ad assaggiare anche la meringa esterna. È super buona, molto spumosa, e anche questa sa da limone. Il connubio di tutto il croissant messo assieme è spaziale. E niente ragazzi, siamo giunti al termine. Ho provato a portarvi in una quarta pasticceria, ma purtroppo l'hanno chiusa perennemente, quindi abbiamo avuto sfortuna questa volta. Di queste 3 pasticcerie in cui siamo stati a provare il croissant, devo dire che
A mio parere la migliore è stata la prima, ovvero Pasticcerie Brunellis. Il croissant si sentiva che l'avevano appena sfornato, il croissant era ben alveolato, era strutturato bene, aveva una forma perfetta, la crosticina sopra era rigida ma scrocchiava al morso, sapeva da burro ma non esageratamente, non andava a prevalere sul gusto generale del croissant, quindi secondo me ha vinto. Per quanto riguarda il croissant creativo invece devo dire che Brunellis non mi ha entusiasmato troppo. Per me invece vince l'ultima pasticceria che abbiamo provato, Pasticcerie Canal. Il croissant al lemon pie era favoloso. Sapete che per me la lemon pie fatta a croissant, fatta a torta, vince sempre a mani basse su qualsiasi altra tipologia di torta, di croissant. Anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Seguitemi per vedere altri video e ci vediamo alla prossima. Ciao!